Ecco, è arrivata la tartaruga. È arrivata la tartaruga, con i suoi tempi. È la Fondazione Cetacea che salva, sana, libera non solo cetacei, ma anche rettili come le tartarughe. E la porteremo qua, nel suo ambiente. L'ampio mare. Ecco, sono qui con Sauro, il presidente di Fondazione Cetacea. Allora, verrà liberata una tartaruga? Forse, perché la tartaruga non è che si può liberare a piacimento nostro, no? Beh, che le condizioni del mare devono essere sufficientemente buone perché lei si possa allontanare. Adesso stiamo controllando quel punto là, dove sembra che l'acqua sia un po' più profonda, perché è un animale molto pesante, pesa una cinquantina di chili, quindi se riesce a infilarsi sotto poi non c'è nessun problema. Il problema è che stando invece in superficie potrebbe ribaltarsi con l'onda, quindi cerchiamo di capire, ci sono 2 sub che la controlleranno da vicino fino a quando arriva al punto giusto, adesso vediamo. E questa tartaruga come l'avete ritrovata, come l'avete salvata? Questa tartaruga ce l'ha portata un pescatore di Cesenatico, infatti si chiama Furien perché la motonave che l'ha presa si chiama Furien. Ah, ok. E Furien, che poi è dialettale, Furien, che è il vento labora più o meno. Ah, ok. Furien. Quella che oggi ci sta rompendo le scatole. Ah, ok, quindi il Furien è ostacola. Il Furien non andare in mare. Okay. Ok. Ma cosa aveva fatto? Era ferita? Era... Sì, in effetti è stato bravissimo questo pescatore perché lei galleggiava alla deriva perché aveva una cima attaccata alle 2 pinne, quindi si era aggrovigliato in una cima e in una rete e rischiava di annegare, cioè stava facendo anche molta fatica, lui l'ha presa, l'ha messa a bordo e poi ci ha chiamati e quindi dai, è andata bene, è andata molto bene. Bene. Ecco, questa è la tartaruga, enorme. Ecco, viene portata in un punto in cui si suppone che possa riuscire a prendere il largo. La liberazione è anche uno spettacolo, sono tante persone che, oltre agli addetti, insomma, alla cosa, sono venuti qui incuriositi, tanti bambini. Ecco, viene avvicinata. È già immersa.
mai fatta? Bene, sono riuscita. Pare che abbia ripreso il largo la tartaruga, quindi la liberazione è andata a buon fine. Ecco Sauro, allora la liberazione è andata a buon fine. Io da profano mi sembra di aver capito così. Ma sai, non poteva essere diversamente, è un animale che pesa 50 kg, molto tosto, e appena visto l'acqua è andata, cioè noi a volte ci preoccupiamo perché abbiamo dei parametri molto antropici, Ok. Cioè, noi pensiamo che senza di noi il mondo non va avanti, non è vero, va avanti meglio senza di noi, quindi la nostra furia, come ha visto l'acqua, è andata e non gli stavi dietro. È chiaro che avendola curata per 3 mesi, avendola avuta, essendo arrivata che ha rischiato davvero di morire per colpa dell'uomo, ti viene un po' di apprensione, no? Nel momento in cui la lasci. Sì, però. sì. Però il mare è casa sua, non è casa nostra. Il mare è casa sua, non è casa nostra. La quantità di tartarughe che la Fondazione Cetacea... Allora, quest'anno ne abbiamo già liberate 38. 38! Sì, e ne abbiamo ancora 9 lì in fondazione, 10 in fondazione. Ne è arrivata una con un amo in gola la settimana scorsa. Sì, diciamo che continuano ad arrivare e abbiamo una buona resa perché in realtà riusciamo a salvarne circa il 75-80% e quindi dai, siamo abbastanza soddisfatti. Bene, bene. Grazie Sauro. Grazie a te. Grazie.